Assassino della mastrata! Un incubo. È stato tutto un incubo. Il cadavere. Eppure era lì, sull'asfalto. Sparito. Forse mai esistito. I cerini. Devo aver lasciato la giacca sul sedile della macchina. Sì? Pronto? Qui è lo studio del notaio De Santis. Ah, sì. Buongiorno, signor Poggioli. Stiamo aspettandola. Ci siamo permessi di ricordarle l'appuntamento di questa mattina. Sa, abbiamo voluto sincerarci che fosse arrivato. Tutto bene? Sì, grazie. Mi dispiace per il ritardo, ma non mi sono proprio svegliato. Sarò lì fra 10 minuti. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Dormito bene? Sì, grazie. Scusi, sa, stanotte non ci ha consegnato il suo documento. Non abbiamo voluto disturbarlo, era così stanco quando è arrivato. Ora, capisce? Devo aver lasciato la patente nell'altra giacca, in macchina. Va bene, faccia con comodo. La sua macchina l'ho già fatta mettere in garage. Grazie. Buongiorno, signore. Ha visto che bel posto che l'ho trovato? Sì, grazie. I cerini. Li tengo sempre nella tasca della giacca, con la patente.
Lei non ha visto... Cosa? Niente. Non importa. Ha visto com'è pulita? Aveva bisogno di una bella lavata. Bravo. Grazie. Sì, quest'anno, vede, abbiamo avuto una gran bella stagione, ma ormai l'estate sta per finire. La spiaggia si vuota pian piano. La nostra è una cittadina balneare e questa è l'industria che c'è. E i turisti bisogna che un altro anno tornino. Allora di questi tempi spariamo tutte le cartucce. La città diventa una grande festa, sempre festa. Sai come si dice da noi? A fine estate si balla la mazurka. Vedrà, si troverà bene, si divertirà anche lei. Vedrà quanta allegria, la gente è cordiale, ospitale, ci si affeziona facilmente da queste parti. Il suo povero zio, per esempio, qui da noi era diventato una figura caratteristica, gli offrivano il caffè, simpatico a tutti, sempre con la mania di ammassare cose belle in quella strana casa sua al paese. Poi muore e si scopre che lascia 300 milioni in titoli al suo parente più lontano, lei. Ma veramente non vi eravate mai visti? Mai. Cioè, una volta sola, da bambino. Venni qui al mare con mia madre e andammo a trovarlo su al paese. In una casa enorme. Già, che adesso è sua. Ecco il signor Liburni, ha in consegna le chiavi. Suo zio gli era molto amico, si fidava solo di lui. Vuole firmare? Grazie. Ho già provveduto a tutte le pratiche preliminari. Potrà disporre dei titoli quanto prima. Se vuole, il mio assistente potrà aiutarla. Arrivederla. Grazie, arrivederci. Può provvedere lei a ritirare i titoli? Ma certo, le preparerò i documenti. Grazie. Dottore, vuol firmare questo foglio in bianco, se crede naturalmente, per risparmiare alcune formalità. Certo. Ecco. Molto bene. Vuol lasciarmi un documento di identità per la procura, dottore. Sì, ma ho dimenticato il passaporto in albergo. Non è sufficiente la patente d'auto. Già. Ma di quella preferirei non privarmi. Ah, va bene, dottore. Mai privarsi della patente. Una volta io l'ho perduta e non le dico quanti guai ho passato.
casa è disabitata da 3 mesi. Chi può chiamare? Uno sbaglio. Forse è uno sbaglio. Pronto? Assassino. Pronto, chi parla? Assassino. Abbiamo la tua patente e la tua giacca, ma non credere di cavartela così a poco. Ma chi siete? Cosa volete? Fatti trovare oggi alle 5 al Museo delle Pianole. Ricordati oggi alle 5. E attenzione a chi suona la campana. Ma... come hanno fatto a sapere che mi trovavo qui? Mi dai il quotidiano locale, per favore? Niente. Non si parla di nessun incidente. Già. Ma il cadavere è scomparso. Ma allora? Di che devo avere paura? Anche lei si trova qui. Interessante, vero? Sì. Sono le 5. È una strana combinazione incontrarsi per la seconda volta nella stessa giornata. Non tanto. Io ci lavoro qua. Sto preparando una serie di bozzetti per una mostra. Sono bellissimi. Queste figure di guerrieri, di pacci, di dame. Ha già visto tutto? No, sono qui per un'altra cosa. La mia patente. Strappata a metà.
Mi scusi, io ero sicuro, voglio dire, io credevo che fosse un'altra. Sì? Assassino, ti interessa riavere anche l'altra mezza patente? Basta! Cosa volete da me? Stai calmo, non ti conviene arrabbiarti con noi. Hai ucciso la ragazza e lo sai. Non l'hai nemmeno soccorsa. Abbiamo la tua giacca insanguinata. È un ricatto, è uno sporco ricatto. Ma io ho già detto tutto alla polizia. Non c'è più niente da fare per voi. Siete fregati. Calmati e non prenderci per scemi. Non ci sei stato alla polizia e lo sappiamo. Non ti conviene. Mancata assistenza, la giacca insanguinata. Hai avuto un grave incidente d'auto 6 mesi fa. C'è un procedimento penale in corso che ti riguarda. È stata una disgrazia. Bravo, vai a raccontarlo adesso che è stata una disgrazia. Anche quella. E cosa volete? I soldi, tutti. Tutti i 300 milioni in contanti. Sì, ma Ma cosa? voglio una prova. Come faccio a sapere che ho ucciso veramente la ragazza? E se fosse viva? Se fosse tutto un vostro gioco per incastrarmi? Lo sai che è morta. Non fare il furbo. No, non ho niente da fare. Voglio vedere il cadavere. Se no, non pago neanche una lira. Liburni, amico di mio zio. Metà patente ritrovata. Il ragazzo del garage. Solo lui può aver tolto la giacca dalla macchina. La ragazza, un'allucinazione. Non so più nulla. Devo vederci chiaro. Domani. Adesso vedrai te. Oh, buongiorno, signor Poggioli. Buongiorno. Bel porto, che abbiamo. Pensi che in pochi anni i pescherecci hanno raddoppiato? Addirittura. Ne ha mai visitato uno, lei? No. Dovrebbe. È una cosa interessantissima. Signore, cerca qualcosa?
Io credo che lei cerca qualcosa. Chissà che non la trovi proprio qui. Vada pur giù nella stiva. Vedrà com'è interessante. Venga a vedere che pesci, guarda che meraviglia di pesci che abbiamo, guardi, adesso non mi si... Guardi, che roba, guardi che spettacolo, visto che meraviglia, guardi. Sì? Soddisfatto ora? L'hai visto il cadavere? Prepara il denaro, non ti resta altro da fare. Potrò ritirare i titoli solo lunedì. Fallo lunedì mattina, subito. Ti richiameremo per darti le istruzioni. Ah, un momento, ma io... Lunedì mattina, subito. Oggi è domenica, un giorno soltanto. Ma cosa posso fare ormai? Un giorno solo. Dovrei trovare un indizio, un appiglio. Il pittore. Forse è lui l'uomo chiave. L'amico fedele di mio zio. Sempre sorridente, affabile. Già, ma qui tutti sono affabili. Forse per questo è così difficile distinguere i nemici dagli amici, il sincero dall'ipocrita. Incontri tutti i giorni, chi per caso, chi per un piano preciso. E questo è lo sconcertante. D'altra parte, chi mi perseguita deve essere un uomo senza scrupoli. Forse un'organizzazione. Mi seguono, mi sorvegliano, mi spiano. Forse mi stanno spiando anche adesso. Assaporano le poche ore che mi dividono dalla sconfitta. Dovrei riuscire a identificare il peschereccio. Avrei dovuto farlo subito. Ormai. Ieri nella stiva devono avermi stordito col cloroformio. Tutte le barche mi sembrano uguali ora. Non ricordo un solo dettaglio, un solo particolare. Tutte uguali. Barche e pescatori. Tutte facce bruciate dal sole e dalla salsedine, una come l'altra. Giurerei che quel marinaio è l'uomo che mi ha mostrato il cadavere. Almeno potrebbe esserlo. Ma che prove ho in mano?
un altro incontro occasionale. Mi hanno chiuso in un incastro perfetto. Finisce l'estate e finiscono anche le mie speranze. Niente da fare. Che cosa può succedere ormai, prima di domani? Vada via, vada! Tu, cammina, no, ma stanno via, via, cammina! Sì, vai a tu, veloce, ma se ne vuoi! Cammina, mamma, dai, su, dai, lasciami io, oh, vada via! Sloggia! Questa è Giovanna, una cara ragazza, un po' originale forse, ma l'originalità è un dono di famiglia. Oh, mi scusi, sa. Non si preoccupi. Si può quasi dire che io non faccio parte della famiglia. Giovanna era molto cara a suo zio, la sua nipote prediletta. L'ha tirato su lui, si può dire. Dopo la morte di sua sorella che si era sposata in Francia ed era rimasta vedova, l'ha fatta studiare. Tutti pensavano che ne avrebbe fatta la sua erede. Invece. E dove abita Giovanna? Ma qui, naturalmente. O quasi. Lavora per un'agenzia turistica, sai, il francese è la sua madrelingua ed è spesso in viaggio. Strano. Non l'ha ancora conosciuta. Ma può telefonarle se crede. Oppure
Posso invitarvi io tutte e due. Le farà piacere conoscerla. Buongiorno, cara cugina Giovanna. Finalmente mi ha trovato. Dov'è la sua macchina? No, non faccia gesti, rimanga fermo. Mi risponda sottovoce. Siamo spiati. Era lì, al cancello. Deve raggiungerla di corsa. Io verrò con lei. Metta subito in moto e si allontani a tutta velocità. Ok? Sì. Come ha fatto ad arrivare sino a casa mia senza insospettirli? Lei è stato sorvegliato minuto per minuto, lo sa. Me ne sono accorto. Quanto a me non hanno potuto tenermi sequestrata del tutto. Ho miei amici, il lavoro. La mia agenzia avrebbe fatto delle ricerche. Per fortuna lei mi ha riconosciuto alla festa. Comunque adesso siamo in pericolo. Dobbiamo far perdere le nostre tracce. Giri qua. Non entriamo insieme. E così hanno tessuto tutta questa trama, ma contano anche sul fatto che lei non mi poteva conoscere. Non mi aveva mai vista prima di quella sera. Quella sera hanno bloccato la mia macchina mentre tornavo dal lavoro. Penso che mi abbiano drogata. Più tardi mi hanno promesso che appena lei avrebbe consegnato i soldi sarei stata libera. Ma il cadavere? Nella cassa, sul peschereccio. Ma io non so niente, non so niente. Mi hanno fatto tornare a casa appena ieri sera, in modo che potessi farmi vedere alla festa, calmare i sospetti dei miei amici. Questo è il momento di andare alla polizia. Con lei viva. Le loro prove sono ridicole. La giacca insanguinata, la patente strappata. Io non capisco soltanto una cosa. Chi può aver dato tanti particolari a loro su di me? Ma no, Mario, non vada alla polizia, non ci crederebbero. Ma ci pensi bene. Che prova ha in mano lei? Niente, io niente.
Potrebbe essere una favola che ci siamo inventati nell'ultima mezz'ora in macchina. Cerchiamo di ricostruire tutto dal principio. Fino al nostro primo incontro. L'incidente. Sì. E questo è il posto. Non ricorda niente? No. No, ma un'impressione, solo un'impressione. Badi di aver incontrato la strada frontalmente, come portata a braccia. Nella notte, ecco così, avanzo e improvvisamente le luci della strada. Allora di qua. Veniva da questa parte. Ah, sì, vieni. Attenzione, il parco sta per chiudere. I signori visitatori sono pregati di avviarsi verso le uscite. Per di qua, vieni. Ti ricorda qualcosa? Non lo so ancora. Sì, devono avermi portata qui. La mia giacca, la patente. È bravo il cugino. Bravo Sherlock Holmes. Hai trovato tutto. È bello trovare sempre tutto, no? Anche un'eredità di 300 milioni che non si è fatto nulla per guadagnare. Ma cosa vuoi da me? Molto poco. Mi restituisci quello che è mio e siamo pari. Tu te la sei cavata con un po' di paura e io ho ripreso quello che è mio. Ma allora sul peschereccio? Ci sei caduto come un pollo, come per l'incidente.
colpo di fucile prima della curva era il segnale convenuto. E noi ci siamo preparati. Un riflettore per abbagliarti. Sei stato come cieco per 8 secondi. 2 pietre per farti credere di aver messo sotto qualcuno. Ecco fatto. Un piano perfetto. Beh, il colpo in testa ci è voluto proprio. Togliere le pietre e fare sparire il mio cadavere. Ecco, signor Poggioli. Come d'accordo ho potuto procurargli i titoli. Ma non occorre che lei li converta in denaro. È sufficiente una firma a nome della cara cugina. Penserò io a registrare i documenti. Prego, signor Poggioli, è tutto a sua disposizione. Non farci perdere tempo, firma. Ecco il terzetto al completo. Sei proprio un ingenuo. Non ti sei neanche accorto che ho telefonato ai miei amici di raggiungerci. Hai pensato che qualcuno ci inseguisse, ma era una scusa come un'altra. Non farci perdere tempo, firma. E se firmo? Che garanzia ho che dopo mi lascerete in pace? Chi vi impedisce di pensare che vada subito a denunciarvi alla polizia, appena mi lascerete libero? Potrei farlo, no? D'altronde, con quella donazione in mano, se mi ammazzate, penseranno subito a Giovanna. Vi siete fregati con le vostre mani. Non te ne sei accorto, ma ti è successo una cosa, caro cugino. Mi hai dato i titoli in cambio di un peschereccio. Sei salito al bordo del peschereccio, ho 2 testimoni qui presenti, e hai abbandonato l'Italia. Hai scritto che vuoi fare il giro del mondo, qualcosa del genere, che starai fuori 2 anni, forse 3, forse tutta la vita. La nostra famiglia è sempre stata piena di originali. Già, avete un foglio in bianco con la mia firma. Quello che ho firmato dal notaio. Il peschereccio partirà stasera, con la luna. Ma invece il tuo viaggio finisce qui. Fermo, hai finito. Non muovetevi! Siete tutti sotto tiro. Commissario, pensavo di averla seminata sul serio. Ci è mancato poco. Quando Liburni mi ha parlato di te, ho capito tutto. È una ragazza originale, come le dicevo, ma simpatica. Ma perché originale? È la seconda volta che lo ripeto. Come la chiamerebbe lei? Una ragazza che ha fatto società con un marinaio per comprarsi un peschereccio. Sono venuto da te su consiglio del commissario. Il resto l'hai voluto tu.
buongiorno, scusi, signor Poggioli. Ci sono 2 signori che l'attendono, 2 persone della polizia. Per questo l'ho fatta svegliare. C'è stato un incidente, hanno ucciso una ragazza. Hanno controllato anche il nostro garage e sembra che nella sua auto ci fosse una giacca insanguinata.